Continuiamo a parlare dei conferimenti in denaro e in natura che l'imprenditore fa nel momento in cui decide di costituire una nuova impresa individuale, andando a svolgere un altro esercizio molto semplice in cui sono previsti conferimenti sia in denaro che in natura. Dunque, qui sono riportate le scritture da fare, le variazioni che riguardano questa operazione e come abbiamo già visto, ogni volta che l'imprenditore fa dei conferimenti, che siano essi in natura o in denaro, questi conferimenti vanno a costituire il patrimonio netto iniziale dell'azienda. Pertanto, quando registriamo i conferimenti, andremo a registrare un aumento di patrimonio netto che è una variazione economica positiva. Poi invece il secondo aspetto dipende dalle situazioni, perché se abbiamo un apporto di denaro, allora andremo a registrare una variazione finanziaria attiva per l'aumento di liquidità. Se invece abbiamo un conferimento in natura, cioè un apporto di beni all'interno dell'azienda da parte dell'imprenditore, allora registreremo una variazione economica negativa perché questi beni costituiscono un aumento dei costi pluriennali. Andiamo quindi a vedere questo ulteriore esercizio. Il 10 settembre si costituisce l'impresa commerciale Lucia Santini con i seguenti apporti della proprietaria. Allora, intanto qua sono il 10 settembre, ok? E poi abbiamo un apporto di un locale adibito allo svolgimento dell'attività commerciale che viene valutato 120.000 euro. Il conto che utilizziamo per registrare un locale sono i fabbricati, quindi ogni volta che abbiamo un locale, un magazzino, un capannone, utilizziamo fabbricati come il nome del conto. Quindi questo primo conferimento è un conferimento in natura. Il secondo conferimento sono macchine d'ufficio valutate 5.000 euro. Quindi, per esempio, macchine d'ufficio sono ad esempio i computer e anche questo quindi è un conferimento in natura. Poi abbiamo arredamento valutato 1.500 euro, quindi anche qui un altro conferimento in natura. E poi abbiamo un trasferimento di 10.000 euro dal conto corrente personale dell'imprenditrice al conto corrente aziendale che viene aperto presso il banco BPM. Dunque andiamo a fare le registrazioni iniziando a registrare intanto il fabbricato, quindi il locale adibito allo svolgimento dell'attività commerciale. Abbiamo detto che quando abbiamo un conferimento in natura, l'apporto di un bene, in questo caso un fabbricato, perché un locale è un fabbricato, abbiamo una variazione economica negativa per l'aumento dei costi pluriennali. Il conto si chiama, abbiamo detto, fabbricati, valutato 120.000 euro, le variazioni economiche negative si registrano in Dare, quindi avremo 120.000 euro in Dare. Poi abbiamo macchine d'ufficio, anche qui conferimento in natura, quindi variazione economica negativa per l'aumento dei costi pluriennali e il conto è macchine d'ufficio. 5.000 euro sempre in Dare. Poi abbiamo l'arredamento, quindi anche qui un aumento dei costi pluriennali per questo conferimento in natura e quindi variazione economica negativa per arredamento. Sempre in Dare 1.500 euro. L'ultimo conferimento invece è un trasferimento di denaro dal conto corrente personale a quello aziendale, quindi chiaramente per l'impresa questo è un conferimento in denaro tramite conto corrente e quindi un aumento della liquidità. L'aumento della liquidità è una variazione finanziaria attiva, aumento di liquidità, quindi variazione finanziaria attiva. E che conto utilizzo? Nell'esercizio che abbiamo visto nell'altro video era un assegno, utilizzavamo assegni. Qui invece aumenta la liquidità dal conto corrente e quindi utilizziamo o banca X conto corrente lasciandolo generale, ma qui sappiamo il nome della banca e quindi possiamo usare banco BPM conto corrente.
Le variazioni finanziarie attive si registrano in dare e quindi il nostro conto corrente è aumentato di 10.000 euro, il conto corrente aziendale chiaramente. Poi non ci dobbiamo dimenticare che dobbiamo registrare l'aumento del patrimonio netto e quindi la variazione economica positiva, perché è l'aumento del patrimonio netto, quindi andiamolo a rivedere, più patrimonio netto siamo nelle variazioni economiche di capitale positive, quindi variazione economica positiva che va in avere. E quindi il conto si chiama patrimonio netto. In avere mettiamo la somma di tutti i conferimenti. Così abbiamo svolto anche questo esercizio. Vi ricordo che chiaramente la somma del dare deve essere uguale alla somma dell'avere. Ci vediamo nel prossimo video.